Salve a tutti amici e benvenuti. Se il video che state guardando dovesse piacervi e portarvi a conoscenza di qualcosa di nuovo e che riterrete interessante, lasciatemi un bel like direttamente sul mio canale ed iscrivetevi adesso, qualora non l'aveste già fatto. Bene, oggi, come avrete certamente intuito dalle immagini sul vostro schermo, parleremo di uno dei personaggi più robusti e simpatici di tutto il roster di Street Fighter. Mi riferisco ovviamente al grande Edmond Honda, il quale è certamente il lottatore di sumo più famoso del mondo dei videogiochi. Ma prima vediamo la sigla! Il nostro caro amico Edmond Honda ha fatto la sua prima apparizione in Street Fighter 2 nell'ormai lontano 1991, impressionando il mondo intero grazie alla sua straordinaria forza e alle sue tecniche, davvero impressionanti. Sono in molti, infatti, a portare i segni delle sue terrificanti testate e dei palmi delle sue possenti mani, grandi come quelle di Bud Spencer. Honda possiede una agilità che non ci si aspetterebbe da un uomo della sua mole, cosa che gli consente di cogliere di sorpresa la maggior parte dei suoi avversari. Honda è nato il 3 novembre, ovviamente in Giappone. È alto 185 cm e pesa 137 kg. Le sue misure sono 212, 180, 210 ed il suo gruppo sanguigno è di tipo A. Il suo stile di combattimento è il sumo giapponese. Ama il tiramisù, il chankonabe, uno stufato molto nutriente e calorico, particolarmente apprezzato dai lottatori di sumo, e frequentare i tipici bagni pubblici alla giapponese per rilassarsi e fare un buon bagno caldo. La cosa che invece odia più di tutte è l'indecisione, per cui se mai vi capitasse di dover andare a mangiare in un ristorante insieme a lui e foste voi a dover scegliere il locale ove consumare il pasto, non state troppo a rimuginare su quale scegliere. Dite il primo che vi viene in mente, purché esso sia un buon ristorante giapponese e vi preparino un gustoso chankonabe. Nell'eventualità che tutto ciò accada, vi consiglio però di farvi portare dal cameriere dei conti separati, perché, come abbiamo visto nel finale di Street Fighter 2, l'appetito di Honda è davvero fuori dal comune e per pagare ciò che egli mangerebbe vi toccherebbe chiedere un prestito in banca. Honda è intenzionato a promuovere maggiormente l'arte del sumo nel mondo, dato che, al di fuori del Giappone, è sì nota, ma non come lui vorrebbe, e per questa ragione egli si è iscritto al torneo di Street Fighter 2, per mostrare le possibili applicazioni di quest'arte al di fuori del ring, e così invogliare il maggior numero di giovani possibile a praticare questa antica e nobile disciplina. Lo stile di sumo praticato da Honda è indubbiamente molto efficace, ma non è ortodosso, dato che, contrariamente ai suoi colleghi, trascorre quasi più tempo in aria che con i piedi per terra. Honda si allena in modo molto serio. Si sveglia sempre alle prime luci dell'alba per eseguire meticolosamente i suoi esercizi e per insegnare l'arte del sumo ai suoi amati allievi, che sono Atonoyama, Maru No,
Umi e Yasu Hanada. Honda è molto severo come maestro ed è solito alzare la voce con loro. Non vorrei però essere frainteso. Honda non è certo un tiranno. Egli è sì severo, ma giusto, e dopo gli allenamenti trova sempre il tempo per ridere, mangiare e bere con loro in allegria. Vi rivelo una piccola curiosità. Quando si è sparsa la voce che Honda aveva intenzione di partire per partecipare al secondo torneo di Street Fighter, il vicinato si è sentito sollevato perché le urla di Honda svegliavano sempre tutti anzitempo. Data la mole di Honda, nessuno però se l'è mai sentita di entrare nella sua Heia, così si chiama la tipica palestra dei lottatori di sumo, per reclamare. L'esultanza dei vicini di Honda, però, è stata di breve durata, perché il nostro amico, per evitare che i suoi allievi si rilassassero durante la sua assenza, ha fatto installare dei megafoni in tutta la palestra, che a loro volta sono stati collegati al telefono. Tutte le mattine Honda telefona ai suoi allievi e li sprona ad allenarsi con le sue tipiche urla. Non c'è pace per il suo vicinato. Come vi stavo accennando poco fa, Honda ama i bagni pubblici, che in giapponese si identificano con il termine sento. Il suo preferito si chiama Kapukon-yu, che è aperto da più di 60 anni. L'anziano che lo gestisce conosce Honda da prima che diventasse un prominente lottatore di sumo ed egli spesso combatte contro i suoi avversari proprio in quelle terme per aumentarne la notorietà, a beneficio del suo gestore che, nel corso degli anni, ha visto la propria clientela diminuire sempre di più. In Street Fighter V, nella modalità Storia del personaggio dedicata ad Honda, leggiamo che egli definisce quelle terme le sue terme o le terme di Honda. Non è chiaro se il suo vecchio gestore sia andato in pensione ed Honda ne abbia acquisito la proprietà, o se egli le definisce le sue terme semplicemente per il fatto che sono le terme che egli frequenta abitualmente. In ogni caso, Honda è sempre pronto a far rispettare le regole vigenti all'interno di quel sento, correggendo le eventuali trasgressioni dei visitatori a suon di schiaffoni. Lo abbiamo visto combattere contro la bella Laura, perché ella si stava apprestando ad entrare nella vasca da bagno senza aver preventivamente legato i suoi capelli ed averli raccolti con l'asciugamano. Lo abbiamo visto anche combattere contro il simpatico Rashid, perché egli stava utilizzando il potere del vento turbolento per asciugarsi e non utilizzando l'asciugamano, come impongono severamente le regole del sento. Honda si è anche battuto contro Ryu, perché egli, invece di rilassarsi, stava allenando la sua capacità di concentrazione. Lo zelo di Honda, soprattutto in questo caso, potrebbe apparire eccessivo, ma in fondo ha ragione lui. All'interno delle terme bisogna solo rilassarsi. Vi rivelo un'altra piccola curiosità. Non so se lo avevate notato, ma dopo circa 30 anni, a partire dall'uscita della prima versione di Street Fighter 2, il fondale dello stage di Honda è stato modificato. Sembrerebbe che tale decisione sia stata presa per una questione di tatto, di distensione, nei confronti di quelle nazioni che in passato hanno combattuto contro l'esercito imperiale giapponese, che all'epoca dei fatti utilizzava una bandiera molto simile al simbolo che si vedeva apparire sullo sfondo del Kapulon-yu. Per accrescere la popolarità del sumo, Honda vorrebbe che la sua arte venisse inserita tra le discipline olimpiche ed è per questa ragione che sta cercando di divenire membro del Comitato Olimpico Internazionale. La categoria nella quale Honda combatte si chiama Ōzeki, la quale è la massima divisione del sumo professionistico,
ma si dice che sia abbastanza qualificato per divenire uno Yokozuna, ossia il campione assoluto della categoria, e su questo credo che siamo tutti, ma proprio tutti d'accordo. Lo stile di combattimento di Honda si basa sul gioco di spinta, nel quale è un vero maestro. Honda è inoltre in grado di eseguire delle terribili testate e dei salti che sembrano sfidare la forza di gravità. Il suo attacco rapido, eseguito con entrambe le mani, l'100 Hand Slap, che nella nostra amata lingua di Dante può essere tradotto come schiaffo dalle 100 mani, è talmente rapido da essere quasi impossibile da prevedere per i suoi avversari. Essendo Honda un lottatore che, pur possedendo una grande tecnica e dotato anche di una straordinaria forza, si trova particolarmente a suo agio con il suo caro amico Zangief, che ha una filosofia ed un approccio alla lotta simili alla sua, benché le loro tecniche di combattimento siano molto diverse. Bene, per oggi finiamo qui. Continueremo a parlare dei personaggi facenti parte del roster di Street Fighter la prossima volta. Se il video ti è piaciuto, non dimenticarti di lasciarmi un bel like direttamente sul mio canale. Se ti piacciono i miei video, iscriviti pure, te ne sarò molto grato. Aiutami a crescere, amico. Tra amanti di Street Fighter dobbiamo essere solidali. Condividete questo video con i vostri amici, amanti di Street Fighter e di Honda, che sono davvero tanti. Io nel frattempo vi saluto e vi rimando alla prossima. Passo e chiudo.